Lezione 1. Ordinare cibo. Ordinare cibo in un fast food può essere un'esperienza piuttosto interessante, soprattutto con le conversazioni telefoniche. Assolutamente. A volte, la chiarezza della comunicazione fa la differenza nell'ottenere esattamente ciò che desideri. Sì, e mi sento sempre un po' ansiosa quando sono al telefono, cercando di non perdere nessun dettaglio. Capisco. È fondamentale parlare chiaramente e ascoltare attentamente per evitare malintesi. Sicuramente. Inoltre, mi piace avere il mio ordine pronto nella mia mente in modo da poterlo spedire rapidamente. Questo è un approccio intelligente. Aiuta a ridurre al minimo la confusione e velocizza il processo. Apprezzo anche quando il personale è cordiale e paziente durante la chiamata e rende l'esperienza più piacevole. Sì. Un atteggiamento positivo può davvero migliorare il servizio clienti, anche al telefono. Facciamo pratica con l'effettuazione di un ordine in questo momento e potrebbe essere divertente e utile. Lezione 2. Pulizia della famiglia. Subito dopo che l'hai pulito, chiede a me, mio padre, mio fratello e mia sorella di aiutarla con le pulizie. Sembra un lavoro di squadra. È bello avere una famiglia coinvolta nelle faccende domestiche. Sì, rende il lavoro più leggero e divertente quando tutti partecipano insieme. Assolutamente. Inoltre, è un modo meraviglioso per creare legami e condividere storie mentre si lavora. Sono d'accordo. A volte, trasformiamo la pulizia in un gioco per renderla più divertente. È un'idea fantastica. Può trasformare un compito banale in qualcosa di memorabile. Esattamente. E ci insegna l'importanza del lavoro di squadra e della responsabilità. Organizziamo presto una giornata di pulizia familiare. Potrebbe essere una riunione divertente. Mi piacerebbe moltissimo. Ecco come rendere le faccende un po' più eccitanti. Lezione 3. Coccole per gatti. La mia gatta entrò nella stanza e si sedette sulle mie ginocchia e era piuttosto contenta e faceva le fusa a bassa voce. Sembra così dolce. I gatti sanno farci sentire amati e tranquilli. Assolutamente. È incredibile come la sua presenza possa illuminare la mia giornata all'istante. Sì, gli animali hanno un effetto così confortante. Sanno quando ne abbiamo più bisogno. Mi piacciono quei momenti tranquilli in cui mi coccola e è speciale. Sicuramente. Sono quelle piccole cose che portano tanta gioia nella nostra vita. Penso che gli animali domestici abbiano una capacità unica di percepire le nostre emozioni e rispondere con affetto. È così vero. Pianifichiamo una giornata per rilassarci con i nostri animali domestici e goderci la loro compagnia. Sono assolutamente d'accordo. Ecco come creare momenti più intimi con i nostri amici a quattro zampe. Lezione 4. Ricordare. Si sono ricordati di mia madre e si sono divertiti a parlare con lei, ricordando i vecchi tempi. Sembra adorabile. È sempre commovente condividere ricordi con i propri cari. Sì, quelle conversazioni possono riportare alla mente momenti e risate così affettuosi. Assolutamente. È importante apprezzare quelle connessioni e storie del passato. Penso che quando riflettiamo su esperienze condivise, aiuti a rafforzare i legami familiari. Sono completamente d'accordo. Facciamo in modo che ci siano più riunioni di famiglia come queste. Ottima idea! Condividere storie e risate è un modo meraviglioso per mantenere viva la storia della nostra famiglia. Sì, e crea un senso di appartenenza e continuità per tutti. Ecco molte altre conversazioni memorabili e momenti preziosi. Lezione 5. Idee creative. È un'ottima idea.
Potrei includere immagini con note scritte a mano per un tocco personale. Assolutamente. Aggiunge un ulteriore livello di premura che le persone apprezzano davvero. Sì, la combinazione di immagini con messaggi personali può renderla più memorabile. Lo adoro. Dimostra quanto impegno stai dedicando al tuo progetto. Esattamente. Inoltre, è un modo divertente per esprimere la creatività e condividere storie. Penso che risuonerà bene con gli altri e creerà una connessione più profonda. Cerchiamo di trovare altri modi per rendere questo progetto unico e coinvolgente. Sono entusiasta di vedere come possiamo migliorarlo ulteriormente. Insieme possiamo creare qualcosa di veramente speciale che rifletta le nostre idee. Lezione 6. Fare la spesa. E hai fatto una lista della spesa? Tra poco vado al negozio. Sì, ce l'ho. Ho annotato tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la settimana, in modo da non dimenticare nulla. È fantastico. È sempre utile organizzarsi quando si fa la spesa. Assolutamente. Fa risparmiare tempo e ci assicura di ottenere tutto l'essenziale. Trovo sempre più facile attenersi alla lista ed evitare acquisti d'impulso in questo modo. Esattamente. Inoltre, ci aiuta a rispettare il budget, il che è importante. Assicuriamoci di controllare eventuali vendite o sconti mentre siamo lì. Buona idea. È sempre bello risparmiare un po' sulla spesa. Non vedo l'ora di fare shopping e è sempre più divertente insieme. Lezione 7. Gate di partenza. Controlliamo il gate di partenza del nostro nuovo volo. Ok. È importante arrivare in orario, soprattutto dopo tutti i cambiamenti. Sì, non vorrei perdere il nostro volo perché non abbiamo pianificato in anticipo. Assolutamente. Tenere d'occhio il programma aiuta a evitare lo stress dell'ultimo minuto. Sono d'accordo. Assicuriamoci di avere pronte anche le nostre carte d'imbarco. Sicuramente. Ricontrollerò tutto prima di andare al cancello. È sempre meglio essere preparati, in caso di ritardi. Sì, e rimanere informati sullo stato del volo può aiutarci a sentirci più rilassati. Sbrighiamoci a trovare il nostro cancello e sono entusiasta del nostro viaggio. Lezione 8. Deliziosi consigli. Il cibo qui è delizioso e conveniente, qualche altro consiglio ha da noi? Sì, assicurati di visitare il centro storico. È pieno di incredibile cibo di strada. Sembra fantastico. Adoro provare piatti locali che riflettono la cultura. Assolutamente. La varietà di sapori e consistenze è davvero incredibile. Non vedo l'ora di concedermi un po' di pho e bammi mentre siamo lì. Sì, e non dimenticate di provare il caffè all'uovo. È una specialità locale unica. Caffè all'uovo. Sembra intrigante. Non ne ho mai sentito parlare prima. È delizioso e cremoso, assolutamente da provare quando visiti. Non vedo l'ora di provare tutte queste delizie culinarie. Lezione 9. Consigli per il giardinaggio. Certo. Inizia in piccolo e scegli piante adatte al tuo clima. Questo è un ottimo consiglio. È importante considerare l'ambiente durante la semina. Sì, la selezione di piante autoctone può spesso portare a una crescita migliore e a una minore manutenzione. Sono completamente d'accordo. È anche un ottimo modo per supportare gli ecosistemi locali. Esattamente. Inoltre, iniziare con poche piante ti consente di imparare ed espanderti nel tempo.
Adoro l'idea di costruire gradualmente un bellissimo giardino. Pensiamo anche al tipo di fiori o verdure che vogliamo includere. Sì. Avere un mix di colori e texture lo renderà visivamente accattivante. Sono entusiasta di iniziare questo viaggio nel giardinaggio con te. Lezione 10. Pianificazione del viaggio. Penso che dovremmo pianificare il nostro viaggio e è importante avere tutto organizzato in anticipo. Direi che una settimana dovrebbe essere sufficiente per vedere tutto ciò che vogliamo senza fretta. Sembra perfetto. Ci dà tutto il tempo per esplorare e goderci appieno la nostra destinazione. Esattamente. Inoltre, possiamo includere dei momenti di inattività per rilassarsi e ricaricarsi tra un'attività e l'altra. Sì, è fondamentale avere quell'equilibrio, altrimenti potremmo finire esausti. Sono d'accordo. Facciamo un elenco di tutti i luoghi che vogliamo visitare e delle esperienze che vogliamo fare. Ottima idea! In questo modo possiamo dare priorità a ciò che è più importante per noi. Sono entusiasta di iniziare a pianificare. Esplorare nuovi posti insieme sarà una vera gioia. Anch'io. Andiamo a creare ricordi indimenticabili per la nostra prossima avventura. Lezione 11. Stile di vita da pesca. La pesca è stata una parte vitale delle loro fonti alimentari per generazioni. Sì, vivevano in villaggi abitati e sono diventati esperti nell'intaglio del legno dagli alberi locali. È affascinante come le loro abilità nella pesca e nella lavorazione del legno abbiano plasmato le loro comunità. Assolutamente. Queste competenze hanno permesso loro di prosperare e creare stili di vita sostenibili. Adoro il modo in cui hanno utilizzato il loro ambiente, sfruttando al massimo le risorse a loro disposizione. Esattamente. Il loro rapporto con la natura era essenziale per la loro sopravvivenza e cultura. Scopriamo di più su come queste pratiche hanno influenzato gli stili di vita moderni. Mi piacerebbe. Comprendere la loro storia può offrire lezioni preziose per noi oggi. Sì, è importante apprezzare le tradizioni che hanno plasmato il nostro mondo. Lezione 12. Alloggi perfetti. Anch'io. Assicuriamoci di trovare il posto perfetto dove stare per il nostro viaggio. Assolutamente. Una sistemazione confortevole può migliorare notevolmente l'intera esperienza. Sì, preferirei un posto con buone recensioni e un comodo accesso alle attrazioni locali. È una scelta intelligente. Inoltre, avere una camera accogliente in cui rilassarsi dopo una giornata di esplorazione è essenziale. Esattamente. Penso che dovremmo iniziare presto a cercare opzioni per assicurarci le migliori offerte. Sono d'accordo. È sempre una buona idea prenotare gli alloggi in anticipo, soprattutto durante l'alta stagione. Consideriamo anche servizi come la colazione e il Wi-Fi per rendere il nostro soggiorno più piacevole. Ottimo punto. Avere questi extra può davvero aumentare il nostro comfort e la nostra convenienza. Sono entusiasta di trovare il posto ideale che si adatta perfettamente alle nostre esigenze. Lezione 13. Sicurezza in bagno. Stavo pensando all'importanza di avere dei maniglioni in bagno. È una misura di sicurezza così semplice ma efficace. Assolutamente. Possono davvero aiutare a prevenire gli incidenti, soprattutto per coloro che potrebbero essere instabili in piedi. Esattamente. Penso che sia qualcosa che tutti dovrebbero prendere in considerazione, indipendentemente dall'età. Sono completamente d'accordo. È sempre meglio essere al sicuro, specialmente in una zona così scivolosa come il bagno. Hai mai pensato di installare dei maniglioni a casa tua? Sì, ce l'ho.
Penso che sia un piccolo investimento per la tranquillità e la sicurezza. Sicuramente. Inoltre, ora sono disponibili in vari design, quindi possono mimetizzarsi con l'arredamento. Questo è un ottimo punto. Non devono avere un aspetto industriale, possono anche essere eleganti. Esattamente. Si tratta di rendere i nostri spazi sia funzionali che belli. Lezione 14. Angolo del soggiorno. Stavo pensando a quell'angolo tranquillo del soggiorno. Potrebbe essere perfetto per un accogliente angolo lettura. È un'idea fantastica. È un ottimo modo per utilizzare quello spazio e chi non ama un buon libro? Esattamente. Una sedia comoda e una buona illuminazione creerebbero un'atmosfera così rilassante. Me lo immagino già. Forse anche una piccola libreria per tenere a portata di mano le tue letture preferite. Sì. Ciò lo renderebbe ancora più invitante e funzionale. E anche l'aggiunta di alcune piante potrebbe davvero ravvivare lo spazio. Adoro quell'idea. Le piante possono rendere qualsiasi area più vivace e fresca. Inoltre, offre un bel tocco di natura all'interno. È così rilassante. Sicuramente. Cominciamo a cercare la sedia e l'arredamento perfetti per dare vita a questa visione. Lezione 15. Sfide del XVIII secolo. Riflettendo sulla storia, il XVIII secolo è stato un periodo particolarmente difficile per molte persone. Assolutamente. La maggior parte delle persone lavorava come agricoltori su terreni di proprietà di pochi ricchi proprietari terrieri. Deve essere stato incredibilmente difficile guadagnarsi da vivere in tali circostanze. Sì, e la disparità tra ricchi e poveri era netta, portando a molte questioni sociali. È interessante come queste sfide abbiano plasmato la società e influenzato le generazioni future. Esattamente. Queste lotte hanno avuto un ruolo significativo nello sviluppo di nuove idee su diritti e libertà. Ed è fondamentale ricordare che la storia influenza il nostro presente, aiutandoci a comprendere le disuguaglianze attuali. Sì, riconoscere il passato è essenziale per creare un futuro migliore per tutti. Sono d'accordo. È fondamentale imparare da queste sfide e lottare per una società più equa. Lezione 16. Dettagli affascinanti. Sono così affascinanti, vero? Lo sono davvero. Sono le piccole cose che spesso catturano maggiormente la nostra attenzione. Esattamente. Piccoli dettagli possono dirci molto su un luogo o una persona. Sì, e possono rendere straordinaria un'esperienza ordinaria. Penso che apprezzare queste sfumature arricchisca la nostra comprensione del mondo che ci circonda. Assolutamente. Facciamo in modo di notare e celebrare questi piccoli momenti insieme. Sembra un'idea meravigliosa. La vita è fatta di dettagli, dopo tutto. Sì, ecco come abbracciare la bellezza nelle esperienze quotidiane. Sono entusiasta di esplorare il mondo con questa prospettiva. Lezione 17. Festa e celebrazione. Durante la festa, hanno invitato i loro amici indiani, il che ha reso l'occasione ancora più speciale. Sì, il capo Mesoind è venuto con 90 indiani, portando un vivace scambio culturale. È affascinante. Deve essere stato un incontro incredibile pieno di storie e tradizioni. Assolutamente. Condividere il cibo e festeggiare insieme rafforza i legami tra le comunità. Posso immaginare come la festa abbia presentato una varietà di piatti deliziosi, ognuno con il suo significato. Sì,
ed è sempre meraviglioso conoscere culture diverse attraverso la loro cucina. Scopriamo di più sulle loro tradizioni e su come celebrano le occasioni speciali. Mi piacerebbe moltissimo. Comprendere queste pratiche culturali può approfondire il nostro apprezzamento per la diversità. Celebriamo la comunità e la gioia di condividere esperienze. Lezione 18. Preparazione del viaggio. Prima della nostra visita, dovremmo assicurarci di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ottima idea. È sempre bene prepararsi in anticipo per evitare stress dell'ultimo minuto. Sì, creerò una lista di controllo in modo da non dimenticare nulla di importante per il viaggio. Questo è intelligente. È davvero utile rimanere organizzati, soprattutto quando si viaggia. Assolutamente. Preparerò anche degli snack per il viaggio per mantenerci pieni di energia. Sì. Avere degli snack a portata di mano può rendere i lunghi viaggi molto più piacevoli. Confermiamo anche le nostre prenotazioni per assicurarci che tutto sia a posto. Sicuramente. È sempre meglio ricontrollare questi dettagli prima di partire. Sono entusiasta della nostra prossima avventura e di tutto il divertimento che avremo. Lezione 19. Lingua e comunicazione. La lingua è parlata da milioni di persone in tutto il mondo e ci connette tutti. Tuttavia, poche persone sono consapevoli delle sottigliezze che derivano dall'apprendimento di una nuova lingua. Esattamente. Comprendere il contesto culturale è importante tanto quanto il vocabolario e la grammatica. Sì, e arricchisce le nostre interazioni con gli altri in modi significativi. Penso che abbracciare queste sfumature possa portare a legami più profondi con le persone. Assolutamente. Esploriamo insieme i modi per migliorare le nostre competenze linguistiche. Ottima idea! Possiamo esercitarci nelle conversazioni e imparare dalle reciproche esperienze. Sì, ecco come diventare più competenti e sicuri nella nostra comunicazione. Sono entusiasta di questo viaggio di lingua e connessione. Lezione 20. Parchi panoramici. Sicuramente, c'è un parco panoramico nelle vicinanze con sentieri ben curati che dovremmo esplorare. Sembra adorabile. Adoro camminare nella natura, specialmente in un posto così ben tenuto. Sì, l'aria fresca e la vegetazione vibrante possono davvero rinfrescare la nostra mente e il nostro spirito. Sono completamente d'accordo. Inoltre, è una grande opportunità per disconnetterci dalla nostra vita frenetica per un po'. Esattamente. Una passeggiata tranquilla può fare meraviglie per il nostro benessere. Facciamo un piano per visitare questo parco il prossimo fine settimana, non vedo l'ora. Sembra perfetto. Possiamo preparare un picnic e goderci la giornata immersi nella natura. Adoro quell'idea. Sarà un modo meraviglioso per trascorrere del tempo insieme apprezzando la bellezza che ci circonda. Sì, controlliamo in anticipo il tempo per assicurarci una bella giornata per la nostra gita. Lezione 21. Connessioni significative. Durante l'incontro sono stati discussi argomenti molto pertinenti, vi siete scambiati le informazioni di contatto in seguito? Sì, mi sono assicurato di entrare in contatto con alcune persone che condividevano interessi e obiettivi simili. È fantastico! Il networking può aprire tante opportunità di collaborazione in futuro. Assolutamente. Costruire relazioni è fondamentale per ampliare i nostri orizzonti professionali. Sono d'accordo. È importante seguirli per mantenere tali connessioni. Sì, ho intenzione di inviare una breve email per ringraziarli della conversazione e continuare il dialogo. Sembra una mossa intelligente. Dimostra la tua professionalità e il tuo interesse a lavorare insieme.
Esattamente. Sono entusiasta di vedere dove potrebbero portarci queste nuove connessioni. Continuiamo a sostenerci a vicenda nel fare rete, è un'abilità preziosa per le nostre carriere. Lezione 22. Superare le paure. Dimenticare le mie battute o inciampare sulle mie parole è sicuramente una paura comune, ma cerco di gestirla. Sì, parlare in pubblico può essere scoraggiante per molte persone, ma ci sono modi per far fronte a quell'ansia. Esattamente. Ho scoperto che esercitarsi davanti a uno specchio aiuta a rafforzare la mia fiducia. Questa è un'ottima tecnica. Visualizzare la presentazione può renderla più familiare. Sì, e cerco anche di concentrarmi sul messaggio piuttosto che preoccuparmi della perfezione. Questa è una mentalità eccellente. Riporta l'attenzione su ciò che è importante, entrare in contatto con il pubblico. Assolutamente. Pratichiamo insieme alcune tecniche per aiutarci a vicenda a sentirci più preparati. Mi piacerebbe moltissimo. Sostenersi a vicenda può fare una grande differenza nel superare queste paure. Ecco come vincere insieme le nostre sfide di parlare in pubblico. Lezione 23. Cittadinanza responsabile. La conservazione della nostra libertà e della nostra unione dipende da una cittadinanza responsabile. Assolutamente. Impegnarsi nelle nostre comunità ed essere informati è fondamentale per una democrazia sana. Sì, quando i cittadini si assumono seriamente le proprie responsabilità, si rafforza la nostra società nel suo insieme. Sono completamente d'accordo. È importante partecipare a eventi e discussioni locali. Esattamente. Il voto è un altro aspetto fondamentale dell'essere un cittadino responsabile. Sì, ogni voto conta e può avere un impatto significativo sul nostro futuro. Facciamo un piano per partecipare insieme alle iniziative comunitarie. Mi piacerebbe moltissimo. C'è così tanto che possiamo fare per contribuire positivamente alla nostra società. Ecco come partecipare attivamente alla nostra community e fare la differenza. Lezione 24. Fughe rilassanti. Le spiagge e la possibilità di rilassarsi in resort di lusso sembrano allettanti. Sicuramente. L'idea di rilassarsi in riva all'oceano con una bevanda rinfrescante è così allettante. Sono d'accordo. È il modo perfetto per rilassarsi e fuggire dallo stress quotidiano. Sì, e dovremmo prendere in considerazione la possibilità di visitare una destinazione che offra relax e avventura. Questo è un ottimo punto. Esplorare la cultura locale può migliorare notevolmente la nostra esperienza di viaggio. Esattamente. Assicuriamoci di includere alcune attività come lo snorkeling o l'escursionismo nei nostri piani. Non vedo l'ora di trovare bellissime spiagge e alloggi di lusso per la nostra vacanza. Nemmeno io. Pianificare questo viaggio sarà un'esperienza così divertente. Ecco una fantastica vacanza all'insegna del relax e dell'esplorazione. Lezione 25. University Discovery. A un'estremità dell'università, nascosto tra diversi edifici, c'è un laghetto. Sembra adorabile. Un laghetto può essere un posto così tranquillo per rilassarsi e riflettere. Assolutamente. È un ottimo posto per gli studenti per rilassarsi tra una lezione e l'altra. Immagino che sia circondato da alberi, creando un'atmosfera serena. Sì, la bellezza naturale si aggiunge all'esperienza del campus e migliora l'apprendimento. Mi piacerebbe prendermi un po' di tempo per sedermi vicino al laghetto e godermi la tranquillità. Sembra un'idea meravigliosa. È importante fare delle pause e ricaricarsi. Abbiamo intenzione di visitare presto lo stagno insieme. Mi piacerebbe vederlo in prima persona.
Non vedo l'ora. Ecco come trovare gemme nascoste nel campus. Lezione 26. Home Comforts. È più comodo. È vero, ma l'esperienza sul grande schermo ne vale la pena. Assolutamente. Guardare film su un grande schermo con un suono eccezionale è sempre un piacere. Sì, l'esperienza immersiva migliora davvero il divertimento di un film. Sono completamente d'accordo. C'è qualcosa di speciale nell'atmosfera di un cinema. Esattamente. Ma avere una comoda configurazione a casa ci permette di goderci i nostri film preferiti in qualsiasi momento. Sì, e possiamo creare un ambiente accogliente con snack e coperte. Questa è la parte migliore. Organizziamo presto una serata al cinema, combinando entrambe le esperienze. Ci sto. Possiamo scegliere un mix di classici e nuove uscite da ascoltare insieme. Che si tratti di film fantastici e serate accoglienti, a casa o a teatro. Lezione 27. Aspetto professionale. È un buon inizio. Che ne dici della tua presenza alla riunione? Ho intenzione di vestirmi in modo professionale e di prepararmi per fare un'impressione positiva. Questo è importante. Un aspetto raffinato può aumentare notevolmente la tua autostima. Assolutamente. Voglio trasmettere professionalità e preparazione. Sì, e dimostra anche rispetto per le persone che incontrerai. Sono completamente d'accordo. Le prime impressioni possono dare il tono all'intera riunione. Assicuriamoci di apparire entrambi al meglio per rappresentarci bene. Sono emozionato. Travestirci può farci sentire più forti e pronti a brillare. Ecco come fare bella figura e raggiungere i nostri obiettivi. Lezione 28. Tecniche di rilassamento. Assolutamente. Accendere una candela profumata alla lavanda prima di andare a letto mi aiuta a rilassarmi. Sembra delizioso. La lavanda è nota per le sue proprietà calmanti. Sì, il profumo rilassante crea un'atmosfera rilassante che mi prepara al sonno. Sono completamente d'accordo. L'aromaterapia può essere uno strumento meraviglioso per il relax. Esattamente. Penso che sia importante creare una routine serena prima di andare a dormire. Sì, e aiuta a segnalare al nostro corpo che è ora di rilassarsi. Esploriamo altre tecniche di rilassamento da incorporare nella nostra routine. Mi piacerebbe moltissimo. Trovare modi per ridurre lo stress è essenziale per il nostro benessere. Ecco come creare un ambiente rilassante per dormire e rilassarsi meglio. Lezione 29. Avventure tranquille. Mantenere la calma durante il viaggio è fondamentale e aiuta a godersi l'avventura. Esattamente. Ricorda, è un'avventura per un motivo, piena di momenti inaspettati. Sì, accettare le incertezze può portare ad alcuni dei ricordi più belli. Sono completamente d'accordo. Rimanere rilassati ci permette di essere aperti a nuove esperienze. Concentriamoci sul goderci ogni fase del nostro viaggio, qualunque cosa accada. Questa è un'ottima mentalità. È tutta una questione di viaggio, non solo della destinazione. Assolutamente. Ecco come sfruttare al meglio ogni momento che incontriamo. Sì, creiamo ricordi duraturi e godiamoci la nostra avventura insieme. Sono emozionato. Ecco il nostro prossimo viaggio. Lezione 30. I primi australiani. Hai mai pensato alla ricca storia delle prime persone che vivevano in Australia? Sì,
È affascinante conoscere le popolazioni aborigene degli isolani dello Stretto di Torres e il loro profondo legame con la terra. Assolutamente sì, la loro cultura e le loro tradizioni sono incredibilmente diverse e esistono da migliaia di anni. È straordinario il modo in cui mantengono la loro eredità adattandosi ai cambiamenti moderni della società. In effetti, la loro conoscenza dell'ambiente e delle pratiche sostenibili è qualcosa da cui tutti possiamo imparare. Sì, e riconoscere il loro contributo è essenziale per promuovere la comprensione e il rispetto nelle nostre comunità. Sottolinea davvero l'importanza di preservare le identità culturali e promuovere l'inclusività. Assolutamente sì, queste storie sono vitali per l'identità australiana e dovrebbero essere celebrate e condivise ampiamente. In definitiva, comprendere il passato ci aiuta a costruire un futuro più inclusivo per tutti. Lezione 31. La rivoluzione industriale nei paesi in via di sviluppo. Sai, la rivoluzione industriale ha il potenziale per accadere anche nei paesi del terzo mondo. È un'idea convincente. Potrebbe migliorare significativamente le condizioni di vita di molte persone. Assolutamente, con le risorse e gli investimenti giusti, possiamo promuovere l'innovazione e creare posti di lavoro. Sì, è essenziale che le economie in via di sviluppo adottino la tecnologia e l'istruzione per promuovere il progresso. Inoltre, può consentire alle comunità di rompere il ciclo della povertà e costruire un futuro sostenibile. Esatto, e promuovere l'imprenditorialità può portare a soluzioni locali che affrontano sfide specifiche. Si tratta di creare opportunità di crescita e sviluppo che elevino intere comunità. In definitiva, i principi della rivoluzione industriale possono fungere da modello per un cambiamento positivo in tutto il mondo. Sì, e dovremmo sostenere le iniziative che mirano a educare e responsabilizzare la prossima generazione. Lezione 32. Programmi serali. Pensavo che potremmo incontrarci verso le 18. Funziona per te? Mi sembra perfetto. Adoro le uscite serali. In quale negozio andiamo? Stavo pensando a quel nuovo negozio di alimentari che ha appena aperto in centro. Ne hai sentito parlare? Sì, ho visto alcuni annunci e ho sentito che hanno una fantastica selezione di prodotti biologici. Esattamente. Ho pensato che sarebbe stato un ottimo posto da esplorare insieme mentre raccoglievamo alcuni ingredienti freschi. Non vedo l'ora. È sempre divertente scoprire posti nuovi, soprattutto quando si tratta di fare la spesa. Inoltre, possiamo cenare dopo aver fatto la spesa. Ci sono anche degli ottimi ristoranti nelle vicinanze. Sembra un piano meraviglioso. Non vedo l'ora di provare quel nuovo posto italiano. Oh, ho sentito cose incredibili sulla loro pasta. Spero che abbiano posti a sedere all'aperto per una piacevole atmosfera serale. Lezione 33. Vivere in modo sostenibile. Penso che uno dei grandi vantaggi di questo approccio sia che è meno costoso e utilizza meno terra rispetto ai metodi tradizionali. Questo è vero e piace alle persone che non vogliono investire molti soldi nella manutenzione di grandi proprietà. Esattamente, molti sono alla ricerca di opzioni abitative più convenienti che offrano comunque comfort e stile. Ed è affascinante come le pratiche di vita sostenibile stiano diventando sempre più popolari nelle aree urbane. Sì, con l'ascesa di case minuscole e design ecologici, molti stanno abbracciando uno stile di vita più semplice. Incoraggia davvero la creatività nel modo in cui utilizziamo lo spazio e le risorse, vero? Assolutamente.
Le persone stanno trovando modi innovativi per massimizzare gli spazi abitativi riducendo al minimo il loro impatto ambientale. Alla fine, questo cambiamento non solo avvantaggia le persone, ma contribuisce anche positivamente all'ambiente. Sì, è emozionante pensare a come queste tendenze modelleranno le nostre comunità in futuro. Lezione 34. Fare rete durante le conferenze. E sei qui anche per la conferenza? Sì, lo sono. Sono davvero entusiasta di imparare dai relatori e di fare rete con gli altri partecipanti. È fantastico! C'è sempre molto da guadagnare entrando in contatto con altri che condividono interessi simili. Assolutamente sì, credo che queste opportunità possano portare a collaborazioni e nuove idee a cui forse non avremmo pensato da soli. Esattamente, e chissà che tipo di partnership potrebbero emergere da una semplice conversazione. Giusto. È incredibile come una connessione possa aprire le porte a innumerevoli possibilità nella nostra vita professionale. Inoltre, la varietà di prospettive che incontriamo può davvero arricchire la nostra comprensione del campo. Sì, e penso che ci aiuti anche a crescere sfidando i nostri punti di vista esistenti e ispirandoci a pensare in modo diverso. Alla fine, queste esperienze sono inestimabili e possono plasmare la nostra carriera in modi inaspettati.